Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile. Ci sono due carte, ragazzi. Wow, abbiamo la stella e l'imperatrice. Ragazzi, desideri di espansione, progetti, si vuole crescere. Magari per qualcuno si tratta di far crescere la famiglia. Diciamo che con la carta della stella ci sono come dei nuovi obiettivi espansionistici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti che ci sono sul mio canale. Vi ricordo che queste sono previsioni generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Io vi darò come una linea guida e mano a mano farò degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico, per quello che riguarda i single, le coppie, piuttosto che il lavoro o economia, finanza, borsa e via dicendo, ho già pubblicato le letture e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Nella playlist lo trovate nell'oroscopo mensile. Ok ragazzi, allora partiamo con un fante di bastoni, la luna, un imperatore, un 10 di bastoni, 10 di spade, la carta della giustizia, un cavaliere di spade e un 3 di spade. Effettivamente c'è voglia di espansione, c'è voglia di concretizzare, c'è voglia di stare nell'abbondanza. Vi dirò che potrebbe essere tranquillamente una situazione di lavoro dove sento che c'è come la voglia di fare di più, c'è come la voglia anche di avere di più, e per avere non intendo solo denaro, ma avere anche responsabilità, occuparsi di più cose, ma la luna probabilmente crea un certo stato d'animo un po' pensieroso, mi verrebbe da dire anche un po' cupo, probabilmente per alcuni pesi che dovreste affrontare in più. Però è come se da un lato voleste, aveste la voglia, dall'altro c'è come il bisogno di saper gestire questa responsabilità. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo fante di bastoni che per qualcuno, ragazzi, vi confesso, potrebbe parlare della vostra persona di riferimento o di un figlio. Qui abbiamo anche l'imperatrice, ci potrebbe essere una questione anche tra o legata principalmente alla maternità o alla paternità, oppure tra genitori e figli. E qui abbiamo due volte il fante di bastoni, quindi per qualcuno potrebbe risuonare come un figlio l'altra persona. E per altri invece potrebbe essere il partner, sia lavorativo che romantico, con il o la quale, devo dire, non ci sono poi tutti questi accordi. Probabilmente è per quello che c'è la luna che vi fa venire dei dubbi, che vi fa venire come, ma non so se fidarmi, se non fidarmi. Ci sono come degli atteggiamenti di questa persona che avete già visto nel passato che non vi convincono. Andiamo a vedere questa luna. Re di Pentacoli, e Regina di Coppe. Qui sento che da un lato c'è una parte, diciamo, pratica, concreta che vi attira, però dall'altro lato questa parte emotiva un po' cupa, quelle che sono le vostre paure e via dicendo, tirano un pochettino indietro invece.
Per qualcuno, ragazzi, la luna potrebbe far riferimento al ritorno di una persona che non vedete da tanto tempo e ho come la sensazione che nel frattempo questa persona si sia o fidanzata o sia andata a convivere o si sia sposata. Andiamo a vedere l'imperatore. Appeso. Appeso, regina di denari, asso, scusate, regina di bastoni, asso di bastoni, 9 di bastoni. Ho come l'idea che qui ci sia la voglia di, sì, ragazzi, di qualche cosa di più concreto, niente da fare. Sento che avete voglia di materializzare, di concretizzare, di portare a termine tutte quelle che sono le idee, di portare a terra più che a termine. E molte persone con questo re di pentacoli, che potrebbe essere stato questo giovane ehm, di tanto tempo fa che rispunta. Devo dire che potrebbe anche esserci parecchia chimica, parecchio desiderio sessuale. Se non fosse quello il caso, questa passione che io vedo potrebbe essere la passione nel lavoro, magari un collega di lavoro che non vedete da tanto tempo, che per X motivi reincontrate, e ci può essere come questa spinta. Sapete, ci sono dei collaboratori che sono anime gemelle, no? E che quindi sembra vi siate conosciuti da una vita, siete sulla stessa sintonia, volete in qualche modo affrontare qualche cosa di nuovo, ma c'è questo 10 di bastoni, c'è qualche cosa che vi pesa. Può essere all'interno della relazione o può essere che vi pesa qualche cosa per conto vostro, per cui questo tipo di concretizzazione, di materializzazione è un po' più lenta. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Abbiamo un re di spade e un cavaliere di bastoni. Sono le regole. È come se ci fossero delle regole a cui ci si deve attenere che a voi pesano. Soprattutto, ragazzi, se l'altra persona o se voi siete sposati, o se non è una questione romantica, fosse una questione lavorativa, se avete già dei contratti pregressi o l'altra persona ha dei contratti pregressi, è come se ci fossero, diciamo, un bisticcio di interesse o comunque c'è troppa carne al fuoco e di conseguenza bisogna darsi delle regole per riuscire a star dentro a tutto e potrebbe essere che il troppo stropia, c'è troppa, come vi dicevo, carne al fuoco, bisogna un attimino lasciare indietro qualche cosa. Arriviamo al 10 di spade che mi parla di una fine di un ciclo. Qui abbiamo un 4 di coppe e la carta della stella. Qui ho come la sensazione che si debbano lasciare indietro certi ideali per raggiungerne di nuovi. Guardate, vi dico che avete la carta della giustizia, che è una carta che parla sia di giustizia divina, ma anche di questioni burocratiche. Se per esempio qua state aspettando un divorzio, ragazzi, potrebbe essere che arrivi. Se il fatto di non potervi vivere questa nuova avventura lavorativa, piuttosto che romantica, dipende dal fatto che avete, come vi dicevo, contratti pregressi, che potrebbero anche essere matrimoniali, che pesano, vi devo dire che qui qualche cosa si sblocca con la carta della giustizia. Andiamo a vederla. Ecco un'altra volta la giustizia. Oh sì sì. E vi dirò di più. Avete 2 volte la carta della giustizia e 2 volte la carta della stella. Ragazzi, qui sta per avvenire qualche cosa di predestinato. Dieci di spade nuovamente e il sole. È come se doveste lasciarvi indietro un pezzo di qualche cosa per riuscire a fiorire, a prosperare, come dicono sia l'imperatrice che il sole.
E difatti poi abbiamo anche il Cavaliere di Spade, che è una carta di grande determinazione, è una carta di qualcuno che va dritto per quello che sono le sue mete, non guarda in faccia a nessuno. Due di spade e imperatrice. Che interessante, imperatore e imperatrice due volte. Di nuovo, si va verso la concretezza, si va nonostante il dubbio, si va avanti, perché se qua il dubbio all'interno del che crea la carta della luna è, diciamo, accompagnato dalla paura, la paura in questo caso blocca. Infatti poi abbiamo la carta dell'appeso. Qui c'è la questione di trascinare avanti qualcosa o di mettere nuove regole, come vi dicevo qui, per riuscire a dare un nuovo equilibrio. Ricordate che la carta della giustizia taglia, come il re di spade. Taglia quello che non serve, taglia quello che pesa per riportare equilibrio nei piatti della bilancia. Ok, quindi qui ragazzi, vi dirò, sento progetti nuovi, sento qualche cosa che va in crescita, con determinazione. C'è anche questo tre di spade. Qualche cosa mi dice che ci vorrà un tempo per metabolizzare questo passaggio, ok? Però alla fine avete comunque qui la carta dell'imperatrice che mi parla di impero, di qualcuno che crea il proprio impero. Vi dico, siete accompagnati, perché tra la stella e la giustizia sono due carte che parlano rispettivamente la stella di destino e la giustizia di giustizia divina. Tenete presente sempre una cosa che vale anche un po' per la ruota della fortuna. Quando si parla di giustizia divina, non è necessariamente la giustizia che vuole il nostro ego, ma è la giustizia che l'universo ritiene necessaria per l'evoluzione della nostra anima. Quindi quando parlo di giustizia divina non vuol dire che arriva quello che uno vuole, arriva quello che è giusto che arrivi per far evolvere le persone o il gruppo di persone, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora Osho, che cosa vi dice, che consiglio vi vuol dare. Ok, il completamento è la carta del mondo, ragazzi. Quindi è come se vi dicesse che siete ad un punto, ad un passo dal raggiungere il risultato. Che interessante, isolamento è il tre di spade. È come se aveste bisogno di sciogliere. Vi ricordate che qua vi dicevo delle regole? Vi dicevo che è come se ci fosse bisogno di attenersi a delle regole. Ehm, Attenzione, perché mi viene da dire che certe regole pesano perché vi allontanano dagli altri. E invece con la carta del mondo ho come l'idea che abbiate bisogno di far parte di un gruppo. Che interessante questa versione. Fatemi sapere come e se vi risuonano queste due carte di Osho. Però giustamente mi piace molto l'immagine, perché fa vedere una persona che con le lacrime, mano a mano che piange, scioglie il ghiaccio intorno a sé, il ghiaccio del cuore. È come se aveste bisogno di piangere qualche tipo di passaggio, qualche tipo di taglio o di divorzio. Potrebbe anche essere la rottura di un contratto lavorativo, eh. Adesso io non mi ricordo sempre di dire tutto tutte le volte, ragazzi, però insomma, siate elastici con la mente. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Ok, questo è interessante, perché questa carta vi dice di desiderare in modo saggio. Vi ripeto, la giustizia non sempre arriva per dare soddisfazione al nostro ego, ma il più delle volte arriva per dare un insegnamento alla nostra anima, ok? Quindi vi dice manifestate, pensate anche qui vi dicevo, no? Legge di manifestazione, concretizzazione, materializzazione. Ehm, quindi diciamo focalizzate quello che è il vostro obiettivo, però poi iniziate a fare qualcosa di concreto per portarlo a termine, per andare avanti. Con determinazione mi verrebbe da aggiungere vedendo questo cavaliere di spade. E poi abbiamo la carta di amicizia. E che interessante, questa carta vi dice che è ora di
tagliare dalla vostra vita gli amici che non vi servono più. Carta di amicizia, il sole. E di incoraggiare le amicizie che vogliono, diciamo, viaggiare con voi e che condividono i vostri sogni. Che interessante, ragazzi, che interessante. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati per quello che riguarda i video degli abbonati, potete curiosare nelle playlist con la copertina lilla, quella viola chiaro. Lì ci sono i titoli così vi fate un'idea. Bene, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!